Fermati, esattamente dove sei. Non muoverti. Fai un respiro profondo. Ora espira lentamente. Pensi di aver appena respirato aria vuota, pulita, immobile. Ti sbagli. In questo preciso istante hai inalato i resti di una stella esplosa miliardi di anni fa, mescolati a frammenti di pelle di qualcuno che è passato in questa stanza 10 anni fa. La tua casa non è un rifugio vuoto, è una foresta densa, caotica e viva. Guarda quel raggio di sole che taglia la stanza nel pomeriggio. Vedi quei granelli che danzano nella luce come ballerini d'oro? Quella non è terra. Quella non è sabbia portata dal vento. Tra il 20 e il 50%, quella sei tu. O meglio, quello che eri. Ogni ora, il tuo corpo si libera di 600.000 frammenti di pelle. È una nevicata continua, invisibile e inarrestabile. In un anno, perdi quasi 1 chilo di te stesso, che si deposita sui mobili, sui libri, sul pavimento. La polvere sotto il tuo divano non è sporcizia, è un archivio archeologico. Se potessimo analizzarla strato per strato, come i geologi fanno con le rocce, troveremmo la storia della tua vita. Frammenti di un abito che non indossi più da anni. Residui di un pasto cucinato 3 inverni fa. Spore di piante che fioriscono a chilometri di distanza. La tua casa non dimentica nulla. Ogni movimento che hai fatto è scritto in questo codice microscopico che chiami polvere. Ma non c'è solo il tuo passato qui dentro, c'è l'universo. Ogni anno, sulla Terra, cadono tonnellate di polvere cosmica, micrometeoriti. Sono più piccoli di un granello di sabbia, ma sono ovunque. Sul tuo tetto, sul tuo balcone. E sì, anche sul tuo cuscino. Quando ti stendi la sera, stai letteralmente appoggiando la testa su frammenti di asteroidi che hanno viaggiato per milioni di anni nel vuoto siderale prima di finire nella tua camera da letto. E questa polvere non sta ferma. La tua casa ha un clima, ha venti, tempeste e correnti. Basta che tu accenda un termosifone o apra il frigorifero per scatenare un uragano invisibile. L'aria calda sale, quella fredda scende, creando vortici ciclonici che trasportano questi detriti in ogni angolo. Tu cammini nel corridoio e senza saperlo, crei una scia di turbolenza che solleva milioni di particelle, come una nave che fende l'oceano. Sei il motore meteorologico del tuo stesso ecosistema. Ora, guarda il tuo letto. Sembra accogliente, vero? Ma se i tuoi occhi potessero zoomare per 1000 volte, urleresti. Non sei solo lì dentro. Ci sono milioni di creature che pascolano sulle tue lenzuola come mandrie nella savana. Gli acari della polvere. Non sono insetti, sono parenti dei ragni. Hanno 8 zampe, un corpo corazzato e traslucido e non hanno occhi. Non ne hanno bisogno. Vivono nel buio, nuotando in un mare di pelle morta. Spostiamoci in cucina. Pensi che la spugna sul lavandino sia pulita? Quella spugna è la metropoli più densamente popolata della Terra. In un solo centimetro cubo vivono più batteri di quanti umani ci siano in Europa. Costruiscono grattacieli di biofilm, strade di muco, fortezze contro il detersivo. È una civiltà complessa che nasce, prospera e muore mentre tu lavi un semplice piatto. Per loro, quel lavandino è un intero pianeta ricco di risorse. E negli angoli umidi del bagno, lì cresce una foresta aliena. La muffa. Non è una macchia, è un organismo intelligente. Lancia le sue spore nell'aria come capsule spaziali in cerca di nuovi mondi da colonizzare. Quando una spora atterra su una fuga umida delle piastrelle, germina. Le sue radici, sottili come il vetro, penetrano nella materia inorganica, disgregandola. Stanno letteralmente mangiando la tua casa, un atomo alla volta. Non è una convivenza pacifica, è una guerra totale. Sulle maniglie delle porte, sul telecomando, avviene una battaglia continua. I batteri combattono contro i virus, i funghi
combattono contro i batteri, rilasciano tossine, costruiscono scudi, si rubano il territorio. Tu non senti nulla, non vedi nulla, ma sotto i tuoi polpastrelli, in questo preciso momento, milioni di soldati microscopici stanno morendo per conquistare 1 millimetro di plastica. E chi è il predatore supremo in questo ecosistema? Sei tu. Ogni volta che passi l'aspirapolvere, sei come un buco nero che inghiotte intere galassie. Ogni volta che usi un disinfettante, sei come un'onda di fuoco nucleare che spazza via intere civiltà. Ma loro ritornano. Sempre. In 20 minuti la popolazione batterica si raddoppia. La polvere si deposita di nuovo. È una lotta che non puoi vincere, perché la vita, anche quella invisibile, trova sempre una strada. Se potessi spegnere la vista e accendere un altro senso, vedresti che la tua casa non è piena d'aria, ma di luce invisibile. Il Wi-Fi, le onde radio, i segnali del cellulare attraversano i muri come fantasmi. Ti attraversano il corpo in questo istante. Immagina la tua stanza come un oceano in tempesta, dove onde di dati si incrociano, rimbalzano sugli specchi, vengono assorbite dal divano. Sei immerso in un mare di informazioni che non smette mai di pulsare. Dentro i muri c'è il sistema nervoso della casa, i cavi elettrici. Non sono tubi inerti. Al loro interno un fiume di elettroni corre a frazioni di millimetro al secondo, vibrando, spingendo, portando energia. Quando accendi una luce, non è magia. È una valanga di particelle subatomiche che si schianta contro un filamento di tungsteno, scaldandolo fino a farlo brillare come una piccola stella. La tua casa è una macchina per domare il fulmine. Hai mai notato che la casa si disordina da sola, ma non si riordina mai da sola? Non è pigrizia. È una legge fondamentale dell'universo. L'entropia. Il disordine aumenta sempre. Ogni oggetto nella tua stanza sta lentamente perdendo energia. Si sta disgregando. La vernice si crepa. Il legno si imbarca. La plastica ingiallisce. È una forza lenta, paziente, che sta tirando giù la tua casa, molecola dopo molecola, cercando di farla tornare polvere. Ma la verità più sconvolgente è un'altra. Tocca il tavolo davanti a te. Senti com'è duro? Solido. È un'illusione. Se guardassimo gli atomi di quel tavolo, vedremmo che sono vuoti al 99,9%. Il nucleo è un granello di polvere in uno stadio di calcio vuoto. Perché la tua mano non ci passa attraverso? Sono i campi di forza. Gli elettroni della tua mano respingono gli elettroni del tavolo. Non stai toccando la materia. Stai toccando una forza. Stai levitando a 1 nanometro dalla realtà. Quindi dove finisci tu e dove inizia la tua casa? Non c'è un confine netto. Tu respiri gli atomi che componevano la vernice del muro. Bevi l'acqua che ha viaggiato nei tubi di rame. E la casa assorbe il tuo calore, la tua pelle, il tuo respiro. C'è uno scambio continuo, intimo, atomico. Tu non abiti semplicemente in una casa. Tu sei parte della sua struttura e lei è parte della tua biologia. La prossima volta che ti siederai sul divano nel silenzio della sera, ricorda questo video. Quel silenzio è falso. Intorno a te c'è il frastuono di miliardi di vite microscopiche, il crepitio di reazioni chimiche, il flusso di energie invisibili. La tua casa è una macchina meravigliosa, terribile e complessa. Un deserto di polvere. No. È l'ecosistema più vibrante che tu abbia mai esplorato. Forse è meglio così. Se potessimo vedere tutto questo a occhio nudo, impazziremmo. La natura ci ha dato il dono di vedere solo la superficie per lasciarci vivere tranquilli. Ma ora tu sai che ogni respiro è un viaggio nel tempo. Sai che ogni superficie è un campo di battaglia. E sai che non sei mai veramente solo. Io sono Renderium e
E questo è il mondo invisibile che chiami casa. Iscriviti e accendi la campanella. Il prossimo viaggio ci porterà ancora più lontano, dove la luce stessa ha paura di entrare.